Quando è stata aperta la ex stazione di Chiusaforte ai cicloturisti, ci siamo incontrati quasi ogni anno per parlare del progetto di Sudin per la scuola di Barghel nel Sud Sudan. Abbiamo parlato del ponte di pietra tagliata trasferito a Irol, della storia dell'associazione Sudin Onlus, dell'importante ruolo dell'impresa ICO che sostiene il progetto, dell'ingegner Paolo Petrucco, del missionario combuniano padre Giovanni Girardi e di tante altre cose riguardanti il progetto scuola. Quest'anno non mi voglio ripetere e ho deciso di parlare della mia esperienza e delle mie motivazioni, anche per rispondere alle tante domande che mi vengono rivolte mentre mi trovo in vacanza a Chiusaforte. Sono trascorsi 13 anni da quando, per la prima volta, ho incominciato a conoscere il Sud Sudan. Prima di allora non sapevo nemmeno della sua esistenza e ufficialmente l'attuale Repubblica si è resa indipendente dal Sudan solo l'anno successivo. Partire da Chiusaforte per raggiungere un piccolo villaggio di Tukul, fatti di mattoni di argilla cotti al sole e con i tetti di paglia nel cuore dell'Africa, non è soltanto un viaggio di 5.000 km nello spazio, attraversando il tropico del Cancro per giungere quasi all'equatore. È anche un viaggio nella memoria, quella di un ragazzino che sfogliava le enciclopedie e si innamorava dell'Africa nera, immaginando improbabili avventure nella natura selvaggia e sognando di vivere in mezzo a quei popoli primitivi. Infine, è un viaggio nella storia dell'umanità. Lasciare alle spalle una società super tecnologica e arrivare in mezzo a un popolo seminomade di pastori raccoglitori e cacciatori pescatori che pratica una misera agricoltura di sussistenza sembra quasi di ritornare negli ultimi anni della preistoria. Non c'è corrente elettrica, non ci sono acquedotti né fognature e non ci sono strade degne di questo nome. Gli occidentali non hanno portato niente di tutto questo, ma hanno disseminato i villaggi a ridosso delle vie di comunicazione principali di una serie di tralicci con i ripetitori per le reti telefoniche e tramite le loro avanzate strategie di marketing sono riusciti a convincere i nativi che senza il telefono cellulare non si può vivere. Di conseguenza, questi ultimi sono disposti a vendere una capra per comprare un cellulare, ma non per mandare a scuola un figlio, anche perché i figli servono per badare alle mucche, alle capre o ai fratellini più piccoli. Nel 2010, per comunicare con il mondo esterno, c'era solo un telefono satellitare. Ora, nel 2023, non è raro vedere un pastorello vestito di stracci che, invece di andare a scuola, rincorre le capre con un cellulare in mano. Arrivando in un villaggio come Barghel, la cosa che più stupisce è vedere l'espressione serena, contenta e felice di gente che non ha praticamente nulla di ciò che noi riteniamo indispensabile. Si respira tutto attorno un'aria di sana allegria che esplode nelle frequenti feste dove tutti, adulti, vecchi e bambini, ballano, cantano e suonano i tamburi. Quando c'è la luna piena, queste feste si protraggono per gran parte della notte e si sente il vociare dei bambini che si rincorrono, rievocando antichi giochi che in origine avevano lo scopo di allenarli a fuggire dai rapitori. La prima volta ero arrivato con una squadra di volontari di Chiusaforte e ritrovarmi in una scuola ancora in fase di avviamento, per me che sono di formazione magistrale, è stato molto coinvolgente. Costruire poi un dormitorio per gli studenti, che allora erano pochi e dormivano in una tenda della Protezione Civile italiana, residuo del cantiere del ponte di Irol, fu molto gratificante. La permanenza fu breve, ma il seme era stato gettato.
L'anno successivo rientravo in Sud Sudan con padre Giovanni e con la ferma intenzione di rimanerci. Mentre l'aereo sorvolava il Mediterraneo, avevo la sensazione di andare controcorrente. Un gran numero di africani cercava di raggiungere l'Europa con ogni mezzo e io andavo nel senso opposto, verso l'Africa, verso le origini. Avevo lasciato quelle terre nella stagione secca, rosse e bruciate dal sole. Ci ritornavo nel mezzo della stagione delle piogge e le trovai ricoperte di un verde lussureggiante, con vaste distese di acqua. L'Africa ti stupisce sempre. Anche la scuola era cambiata. Pensata all'inizio come scuola professionale sul modello italiano, vi poteva accedere solo chi aveva frequentato le scuole medie. Ma il problema era che nei dintorni non c'erano scuole medie. Quando è stata trasformata in scuola media, mantenendo però l'indirizzo professionale, il numero degli studenti è subito aumentato e negli anni successivi si è resa indispensabile la costruzione di letti a castello per raddoppiarne la ricettività. A quel tempo il direttore del centro scolastico era padre Giovanni e teneva anche un piccolo ambulatorio o dispensario per gli studenti e per la gente del villaggio. È stata quella la prima incombenza che ha lasciato nelle mie mani. Inoltre teneva un gruppo di ragazzi che vivevano nel centro scolastico pur frequentando ancora la scuola elementare del villaggio. Dava loro il supporto perché potessero andare a scuola e li riforniva di tutto ciò di cui avevano bisogno. In cambio, essi facevano per lui alcuni lavoretti come ad esempio la pulizia dei cortili e il funzionamento del mulino che macinava granaglie per la cucina della scuola e per la comunità del villaggio. La gestione di questi ragazzi è stata la seconda incombenza che mi ha lasciato. Poi il missionario se n'è andato per motivi di salute e per ordine dei suoi superiori e quelli che da tutti erano chiamati ragazzi di padre Giovanni un po' alla volta sono diventati per tutti i ragazzi del team. Un'eredità gravosa, non solo per l'aspetto finanziario, ma anche per quello morale. Ogni tanto mi trovavo a pensare che c'era il rischio di formare un gruppo di privilegiati, mentre centinaia di loro coetanei nel villaggio continuavano a vivere nella miseria più assoluta. Poi mi consolavo al pensiero che quel piccolo gruppo, se ben diretto, avrebbe potuto costituire un'avanguardia e guidare le nuove generazioni verso un cambiamento. Pensieri che si dissolvono quando arriva un ragazzino del villaggio per farsi medicare una brutta piaga che non vuol guarire. Prima devo lavare la parte interessata perché arriva da un cattle camp e ha appena finito di raccogliere inginocchiato gli escrementi di mucca che alla sera vengono bruciati per produrre un denso fumo e tenere così lontani gli insetti e le zanzare dagli animali e dalle persone. Non pretendo di salvare il mondo, ma quello che faccio per quella gente lo faccio volentieri e cerco di farlo meglio che posso. Nel gruppo dei miei ragazzi cerco di scegliere quelli che hanno più bisogno, ma spesso sono loro stessi a cercare me. Porto un solo esempio. Un ragazzino di nome Deng Buong. Un pomeriggio mi si è presentato disperato, tutto agitato e con le lacrime agli occhi. Cercava di dirmi qualcosa tra i singhiozzi e io, siccome non riuscivo a capirlo, ho dovuto chiamare i ragazzi più grandi che, con calma, mi hanno spiegato la sua situazione. Il padre era stato ucciso in una faida tra clan rivali qualche anno prima e la madre, ora, lo aveva cacciato di casa dicendogli di non ritornarci più perché lei non aveva niente da dargli da mangiare. Ho chiesto loro cosa potevo fare per lui e mi hanno risposto candidamente:
fallo restare qui con noi. Non me la sono sentita di contraddirli. Ora è in prima media e mette da parte i pochi spiccioli della paghetta settimanale per aiutare la madre. Vivere nel Sud Sudan non è facile, anzi, in 13 anni ho vissuto momenti difficili, come le 2 evacuazioni causate dalla guerra civile del 2013 e del 2016, o la rapina a mano armata che ho subito nel 2020, e anche momenti terribili come quando è stato ucciso in modo orribile per uno scambio di persona uno dei ragazzi che aveva solo 19 anni ed era cresciuto con me nel centro scolastico. Era la persona più innocente, più buona e volonterosa, e la sua storia meriterebbe di essere raccontata a parte. Comunque, a bilanciare le difficoltà ci sono molte soddisfazioni impagabili. La riconoscenza della gente, la sensazione di essere utile a qualcosa o a qualcuno, di vedere crescere i bambini e vederli diventare uomini. Alcuni li ho accompagnati fino al diploma di scuola superiore. Uno di loro sta studiando medicina all'Università di Wau, un altro è vicepreside nella scuola del villaggio, altri hanno trovato un impiego presso le ONG. Insomma, tutto ciò mi spinge a continuare con questa esperienza. Le difficoltà si dimenticano, le soddisfazioni rimangono. Ma ora passiamo alle novità. Per aumentare la sicurezza del centro scolastico, l'anno scorso è stato costruito un nuovo recinto per sostituire quello esistente che ormai lasciava libero accesso a ladruncoli, a cani, capre e perfino alle mucche. Durante gli ultimi 2 anni sono stati realizzati ben 24 pozzi per l'acqua potabile nei villaggi. Inoltre, questa primavera è stato messo a punto l'impianto fotovoltaico mediante la sostituzione delle batterie e di alcuni inverter che erano stati danneggiati dai fulmini. Un'altra novità riguarda la scuola, che è destinata a cambiare ancora. Nel corso di questi anni, lo Stato ha aperto diverse scuole medie a Barghel e nei villaggi vicini. Quindi, con il supporto della diocesi di Rumbek, è stato deciso di ritornare al progetto iniziale e trasformare la nostra, gradualmente, in scuola tecnica superiore. Se tutto procede come da programma, nel prossimo anno scolastico, che in Sud Sudan coincide con l'anno solare, la prima media verrà sostituita dalla prima superiore e l'anno successivo verrà soppressa la seconda media per lasciare il posto alla seconda superiore. Si è pensato però di mantenere la terza media perché il livello delle scuole esterne è piuttosto basso e si vuole dare una preparazione migliore agli studenti che dovranno accedere alle superiori. In questa prospettiva ci sono diversi problemi da risolvere. Si dovranno costruire altri edifici, un nuovo dormitorio, altre aule scolastiche e un refettorio. Inoltre sarà indispensabile reperire insegnanti qualificati, soprattutto per le materie tecniche e pratiche. Ciò sarà difficile e saremo costretti a cercarli all'estero, in Kenya o in Uganda. Tutto questo sarà accompagnato dallo sviluppo di un nuovo progetto per l'agricoltura, che tende a rendere sempre più autosufficiente la scuola e nello stesso tempo a coinvolgere la comunità del villaggio. Per quanto riguarda l'agricoltura, l'anno scorso è stato a Barghel il perito agrario Luigi Pividori, che abita a Resiutta, e ha seguito il nostro orto per 3 mesi. Considerate le difficoltà che ha incontrato, ha costituito in Friuli un gruppo di lavoro che sta sperimentando nuove tecniche di coltivazione adatte al clima secco del Sud Sudan. Ora, superate le difficoltà tecniche e quelle ancora più gravose della burocrazia, aspettiamo che le sperimentazioni siano trasferite sul posto, a Barghel.
Kalau pun biasa beri nyamoi nyamor. Là trên bia là USB. Chào. 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 Trên bia về. Chào. Chào.